Sono sicuro che tutti conoscete gli articoli determinativi in italiano. Il, lo, la, i, gli, le e l con l'apostrofo. Ma la domanda è: quando si usa e quando non si usa l'articolo determinativo? Infatti questa è una delle cose più complicate riguardo all'articolo e anche uno degli errori più comuni. Ma non vi preoccupate, in questo video andremo a vedere l'uso o il non uso dell'articolo determinativo in italiano. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un professore di italiano. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Se siete nuovi sul canale, mi presento di nuovo, sono Stefano e faccio qui video su YouTube per aiutarvi a migliorare in italiano. Faccio video di grammatica e vocabolario, espressioni in italiano e in inglese e faccio anche dei vlog. Quindi se siete interessati all'Italia, alla cultura italiana e la lingua italiana, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ma adesso iniziamo con l'argomento di oggi. Nella lezione di oggi parleremo dell'articolo determinativo, quando si usa e quando non si usa. Sono sicuro che già conoscete le regole sull'articolo determinativo, però se siete dei principianti e volete un attimo ripassare queste regole, vi consiglio di andare a guardare questo video che metterò qua da qualche parte, che è un video in inglese che ho fatto sul mio canale sull'uso dell'articolo. Se non ne avete bisogno, invece, continuate a guardare questo video. Adesso inizieremo a vedere tutte quelle categorie di parole, espressioni o comunque situazioni che richiedono l'articolo determinativo in italiano. Questa sarà un po' una lista, anche una lista un po' lunga, però secondo me vi aiuterà tantissimo a capire quando si usa e quando non si usa. Quindi se volete potete prendere anche un pezzo di carta e una penna e iniziare a scrivere. Innanzitutto l'articolo determinativo si usa per indicare persone o oggetti specifici. Per esempio, questo è il libro di cui ti parlavo. Io qui sto dicendo il libro perché mi sto riferendo a un oggetto specifico, il libro. Questi sono gli amici di Clara. Anche in questo caso dico gli amici perché mi sto riferendo a un gruppo di persone specifico, cioè gli amici di Clara. Inoltre, e sono sicuro che già conoscete questa regola, l'articolo determinativo si usa anche con gli aggettivi possessivi. Per esempio, la mia macchina è rotta. La mia macchina è rotta. Oppure, il mio computer è veloce. Il mio computer è veloce. Ci sono anche dei casi in cui l'articolo non si usa con gli aggettivi possessivi, ma li vedremo dopo. Poi l'articolo determinativo si usa anche con i nomi astratti e di significato generale. Questa è una regola molto importante, perché è una grande differenza con la lingua inglese. Infatti in inglese l'articolo the non si usa con i nomi astratti o di significato generale. Infatti questo è un errore molto comune degli anglofoni. Forse però non è lo stesso per le persone che parlano spagnolo o portoghese. Infatti noi in italiano diciamo l'amore, il tempo, la vita. Vi do alcune frasi. L'amore non ha età, il tempo vola, la vita è bella, come il film famosissimo di Roberto Benigni. Inoltre, noi in italiano usiamo l'articolo determinativo prima dei nomi delle parti del corpo oppure dei vestiti. Infatti noi diremo: mi lavo i capelli tutti i giorni. Mi lavo i capelli tutti i giorni. Oppure lavati le mani. Lavati le mani. O anche metto le scarpe e arrivo. Metto le scarpe e arrivo. Attenzione, questa è una cosa molto importante. Infatti noi in italiano, con le parti del corpo e i vestiti, preferiamo l'uso dell'articolo determinativo e non usiamo l'aggettivo possessivo. Io non dico i miei capelli, ma dico semplicemente i capelli. Io non dico mi lavo le mie mani, ma dico semplicemente mi lavo le mani. Probabilmente questo è dovuto al fatto che in italiano abbiamo i verbi riflessivi e ovviamente il verbo riflessivo già indica un'azione sul soggetto. Quindi usare l'aggettivo possessivo per specificare a chi appartiene la parte del corpo oppure il vestito non è necessario. E ora passiamo alla prossima categoria, ma prima di passare alla prossima categoria ho notato una cosa.
alcuni di voi non hanno ancora lasciato un like sotto questo video. E non va bene, dovete aiutarmi, dovete supportarmi e se queste lezioni vi sono d'aiuto, voi dovete fare solo una cosa, facile e soprattutto gratis: lasciare un bel mi piace sotto a questo video. Così l'algoritmo di YouTube dice: ah, i video di Stefano sono molto belli, consigliamoli ad altre persone. E voi volete aiutarmi a far crescere il mio canale? Beh, se sì, dovete lasciare semplicemente un like. Grazie mille. Messo? Hai messo il like? Hai fatto? Ah, bravo, grazie. Ok, passiamo alla prossima categoria. L'articolo determinativo si usa anche con le date se non sono precedute dal giorno della settimana. Per esempio, oggi è il 25 maggio. Però se io ho il giorno della settimana, dirò oggi è giovedì 25 maggio. E ovviamente, per rimanere in tema, l'articolo determinativo si usa anche con le ore. Per esempio, ora sono le 15:40. Oppure ci vediamo alle 10 stasera. In questo caso usiamo la preposizione a più l'articolo alle 10 stasera, a più le. Poi usiamo l'articolo determinativo anche con i giorni della settimana per indicare un'azione ripetuta ed abituale. Questa è una cosa molto molto importante da ricordare. Infatti, se io dico il giovedì vado in palestra, il giovedì vado in palestra, sto dicendo che io ogni giovedì vado in palestra. Se invece tolgo l'articolo e dico giovedì vado in palestra, significa che io il prossimo giovedì andrò in palestra, ma non è un'azione abituale. Non è che ogni giovedì io vado in palestra, ma soltanto giovedì prossimo. Questo, mi raccomando, è molto importante, ricordatelo. Poi usiamo l'articolo determinativo anche davanti i momenti della giornata. Per esempio, mi sveglio la mattina alle 7. Oppure il pomeriggio mi piace fare un pisolino. Di solito esco con i miei amici la sera. Usiamo anche l'articolo con la maggior parte dei nomi geografici, ma attenzione, non le città. Per esempio, l'Italia è un bel paese, oppure la Francia è in Europa. Però, se abbiamo la preposizione in o la preposizione di, non usiamo l'articolo determinativo, soltanto quando il nome è singolare. Infatti io non dico vado in più là nell'Italia, non dico vado nell'Italia, ma dico vado in Italia. Ma se il nome geografico è plurale, per esempio Stati Uniti, io dirò vivo negli Stati Uniti, negli, in più lì, negli Stati Uniti. Usiamo l'articolo anche con i nomi di lingua, quindi noi diciamo l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il francese. Però di nuovo, se abbiamo la preposizione in o di, non usiamo l'articolo. Infatti noi diciamo il libro di italiano. Oppure non so scrivere in inglese, non so scrivere in inglese. Questa è una piccola cosa interessante, infatti con i verbi parlare, insegnare e studiare possiamo scegliere di usare l'articolo oppure no. Infatti io posso dire insegno italiano o insegno l'italiano, parlo italiano o parlo l'italiano, è la stessa cosa. E adesso un'ultima cosa molto interessante che secondo me può aiutarvi tantissimo a capire i film o le serie TV in italiano. Infatti nel nord Italia l'articolo determinativo può essere usato nel lessico familiare e affettivo anche davanti i nomi propri di persona se sono femminili. Infatti, se sentite la Laura viene con noi stasera, la Laura viene con noi stasera, questo non è italiano standard, però è un uso dell'articolo molto diffuso al nord. Quindi se lo sentite in una serie TV o un film dove ci sono attori del nord, beh, questa è una cosa abbastanza normale. Il mio consiglio però è quello di non usarlo, a meno che non veniate ad abitare al nord, allora potete farlo. Ma dopo questa lunga lista, vediamo quando non si usa l'articolo determinativo.
Beh, prima di tutto non si usa con gli aggettivi possessivi se questi precedono un nome di famiglia, oppure se questo nome di famiglia è modificato da un aggettivo oppure da un suffisso. Infatti non si dice la mia sorella, ma si dice mia sorella. Per esempio, mia sorella ha 20 anni. Mia sorella ha 20 anni. Però se io aggiungo un suffisso, per esempio sorellina, dirò la mia sorellina ha 20 anni. Inoltre, se il nome di famiglia è plurale, per esempio sorelle, anche in questo caso userò l'articolo e dirò le mie sorelle hanno 20 e 22 anni. Poi non usiamo mai l'articolo con i nomi di città, infatti si dice Roma, non la Roma, e questa è una cosa molto importante, perché se usate l'articolo davanti a un nome di città, non sempre, vi riferite alla squadra di calcio. Se dico Roma intendo la città, la Roma intendo la squadra di calcio. Lo stesso si applica a Napoli, il Napoli, Torino, il Torino e così via. Poi nelle liste o nelle descrizioni non è necessario usare l'articolo. Per esempio io posso dire in città ci sono bar, ristoranti, negozi, teatri, cinema. Non è necessario usare l'articolo perché stiamo facendo una lista, un elenco. Va benissimo, per il video di oggi abbiamo finito. Io adesso vi voglio ricordare di seguirmi su Instagram sulla mia pagina Teacher Stefano. Infatti io lì pubblico sempre storie e altri contenuti interessanti e farò presto un quiz proprio su questo argomento. Quindi se volete mettere in pratica quello che avete imparato nella lezione di oggi, seguitemi su Instagram per un quiz. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!